Grazie mille, grazie Arianna, grazie insomma, a tutti gli organizzatori, grazie anche a voi per essere qui. A proposito di speranza, non avrei mai sperato di avere tutta questa gente ad ascoltarmi. Un saluto affettuoso ai super fan, invece per tutti gli altri vi dico due parole su di me, giusto per inquadrarmi e capire anche poi il senso delle cose che cerco di raccontarvi oggi in questi 20 minuti. Poi ci sarà spazio, se volete, per le domande e per un po' di discussione. Allora, io sono una divulgatrice scientifica, quindi di mestiere racconto la scienza a chi ha voglia di ascoltarla, quindi è un rapporto, diciamo, più facile di quello che per esempio hanno gli insegnanti con gli studenti, perché gli studenti sono obbligati a sentire quello che raccontano gli insegnanti, mentre invece io parlo a persone che vengono volontariamente come voi ad ascoltarmi, per cui insomma diciamo che è tutto molto più facile e anche gratificante. Faccio questo mestiere da quasi 20 anni, quindi insomma da un bel po' di tempo. Prima ho fatto un percorso di studi scientifici, ho fatto un dottorato di ricerca, quindi ho fatto ricerca all'università. Sono la classica persona che ha sempre vissuto nel mondo della scienza, per quanto arrivi da una famiglia che non ha niente a che vedere con la scienza. I miei avevano un bar in un piccolo paese di 1000 abitanti in provincia di Vercelli, cioè la morte, se avete presente quelle lande desolate dove ci sono più zanzare che esseri umani, molte più zanzare che esseri umani, e quindi insomma io sono cresciuta in questo contesto e sono diventata abbastanza in fretta il punto di riferimento scientifico del bar, non è che ci volesse tantissimo, però è bastato il liceo. Seconda liceo ero già un po' il punto di riferimento scientifico, per cui mi portavano gli esami da vedere, tra l'altro totalmente incapace, ma vabbè. E però lì diciamo che ho imparato forse anche un po' a confrontarmi con persone che facevano tutt'altro nella vita e a capire che la scienza era molto di più nelle nostre vite di quello che ci immaginiamo. La scienza noi siamo abituati a studiarla a scuola, quindi controvoglia tendenzialmente, e però la nostra vita è fatta di scienza, la salute, l'alimentazione, l'energia, l'intelligenza artificiale adesso, insomma, quindi c'è tantissima scienza, bisogna prendere un sacco di decisioni legate alla scienza, ci sono un sacco di dibattiti sui giornali, in televisione, no? Che hanno uno sfondo scientifico e quindi anche se magari non ne siamo consapevoli, noi parliamo di scienza praticamente continuamente. E quindi in quegli anni di gavetta al bar ho iniziato un po' a fare questo mestiere senza però farlo davvero, insomma lo facevo in maniera inconsapevole. Durante il dottorato poi invece ho deciso di mettermi lì, studiare, insomma, e quindi farlo diventare un lavoro vero. Ho seguito un master di comunicazione della scienza e poi finito il dottorato ho lasciato il lavoro all'università e mi sono messa a fare questo mestiere da freelance prima, insomma, quindi partita IVA, come immagino molti di voi che mi state ascoltando. Quindi io sono la classica persona che, diciamo, che si può inquadrare come scientifica, razionale, logica, sono quella che gli amici chiamano per avere i consigli, mi metto lì, faccio gli schemi. Qua c'è una mia amica e abbiamo fatto recentemente uno schema dove mettevamo i pro e i contro per capire che tipo di lavoro doveva andare a fare, insomma, quindi sono quella roba lì io, no? Molto, molto razionale. Ho lavorato insomma, lavoro come comunicatrice e però poi faccio delle cose specifiche, organizzo eventi scientifici, ho un podcast che magari qualcuno di voi sente per il Post, quindi un podcast scientifico settimanale, quindi facciamo 50 puntate all'anno da ormai 4 anni quasi, sul Post, che è il giornale online che appunto molti di voi conoscono. Scrivo libri, sto molto sui social, con questa relazione poco sana con i social e mi sono occupata di alcune cose in maniera specifica negli ultimi anni, molto di scienza dei cosmetici, che è una cosa apparentemente frivola, però
rientra in quella cosa che arriva dal bar della scienza nella vita quotidiana. I cosmetici li usiamo tutti, anche i maschi, anche se non lo dicono, ma vi lavate, si spera, e quindi li usate anche voi. E quindi, insomma, alla fine a me piace sempre un po' parlare delle cose che tutti usano, il cibo, i cosmetici, appunto la salute, la medicina, queste cose qui. Questo per inquadrarmi. Arrivo al tema di oggi, questo barlume di speranza. Perché? Perché quando Arianna mi ha chiamato e mi ha detto che il tema era questo, non lo farò in persiano. Per quanto sia stata in vacanza in Iran una volta e abbia assistito a una cosa in persiano, non ho capito niente, ma va bene. Però quando lei mi ha detto di questo tema, io ho detto, beh, perfetto, perché io ho appena scritto un libro su sta roba, quindi era proprio, diciamo così, molto preciso, perché non ho scritto un libro sulla speranza, non l'ho chiamato Speranza, anche perché c'era il libro del Papa che l'aveva chiamato nello stesso modo e mi hanno detto che non si poteva, però di fatto è un libro che parla molto della speranza e però la tratta un po' male, la speranza. Perché? Perché la speranza è un sentimento molto bello, appunto ti permette di guardare al futuro, insomma, di proiettarti, no? Un po' più in là, di non vivere semplicemente nel qui e ora, no? Nel pensare che magari il futuro è un qualcosa di migliore, però c'ha un lato oscuro, un po' come la forza di Star Wars. Perché? Perché la speranza ci rende abbastanza vulnerabili, ci espone alle promesse, ci espone a chi magari ci offre delle soluzioni semplici che risolvono dei problemi magari invece grossi che abbiamo. E il mio libro parte da un'esperienza personale che adesso vi racconto. Esperienza tendenzialmente brutta, nel senso abbastanza brutta, una malattia, non a me, ma a una persona della mia famiglia molto grave, un tumore raro, quelle robe che dici, vabbè, tutta la sfiga che c'è qua, anche perché è arrivata proprio in piena pandemia e quindi in una situazione molto, molto complicata, molto complessa. E io che sono quella logica razionale, un po' vulcaniana, come il tenente Spock di Star Trek, mi sono trovata totalmente persa e in balia di questa speranza che non avevo mai vissuto nel modo in cui l'ho vissuta di fronte insomma, questa cosa molto, molto grave e molto impattante, no? Per le nostre vite. Perché mi sono trovata a essere attratta da cose che in passato io avrei liquidato come cazzate. Esempio, ho letto a un certo punto uno studio su un integratore che c'entrava tangenzialmente con la malattia, insomma, che c'era capitata. E io, la me di prima, se avesse letto uno studio su un integratore, integratori li conoscete tutti, sono alimenti, gli integratori non sono medicine, non sono farmaci, non possono curare niente, possono integrare se uno ha delle carenze, ma nel nostro mondo le carenze tendenzialmente non ci sono. E quindi men che meno possono avere un effetto reale su una cosa tipo un tumore, no? Il tumore è una roba seria. Quindi io, di fronte a uno studio che mi parla di un integratore, tra l'altro era tipo la melatonina, cioè una cosa che prendiamo, no, per dormire, ecco, quello può aiutare l'integratore, però arriva fino a lì. Era una cosa appunto banale, io leggo questa cosa e invece di liquidarlo e di dire vabbè, è una scemenza, io dico ma sai che c'è? Magari sta melatonina proviamo a prenderla, no? Poi dopo ho detto, vabbè, ma no, effettivamente non ha senso, però intanto sono andata dall'oncologa e gli ho detto, ma hai visto sto studio qua sulla melatonina? E questa mi ha guardata come si guardano i matti, cioè, sì, sì, certo, prendiamo in considerazione, no? Oppure, un'altra volta, ho
letto un trial clinico, uno studio clinico, che c'entrava di nuovo con il tumore che ci è capitato, ed era uno studio, come tutti gli studi, fatto molto, molto seriamente, molto ampio, che però aveva dei criteri di accesso molto severi, molto, molto rigidi, e quindi potevano accedere a questo studio solo alcune persone che avevano certe caratteristiche insomma, che rispondevano a tutti i criteri. Allora io so, perché l'ho studiato, lo racconto, io so che queste cose servono perché altrimenti poi non hai una risposta valida. Però lì per lì l'idea di essere esclusi da quella cosa mi ha dato fastidio. Così come mi dà fastidio l'idea di essere incluso in uno studio clinico dove ci sono i due, come li chiamano, bracci, cioè il braccio dove ti danno il farmaco che devono testare e poi c'hai il braccio, cioè il gruppo, dove ti danno un placebo. Allora io so, di nuovo perché lo racconto, lo spiego, che tu devi avere un placebo, un controllo, perché altrimenti non puoi sapere se il tuo farmaco funziona se non lo confronti con un qualcosa che non ha un effetto. Funziona sempre così, tu devi sempre confrontare con qualcosa, quindi io lo so. E però se io mi metto nei panni, e c'ero nei panni di uno che deve finire in uno studio clinico e che può finire nel gruppo del placebo, io non ho voglia di fare quella cosa lì e mi sento come, non so se quanti di voi la guarderanno, Grey's Anatomy. La una addirittura si è sbracciata, una fan da 22 stagioni. È iniziata adesso quella nuova, non so se la sai guardare. E a un certo punto a Grey's Anatomy, che è questo, per chi non lo sa, questo medical drama, insomma, che appunto va avanti da 20 anni, la protagonista Meredith Grey, con la mamma con l'Alzheimer, insomma, vabbè. E lei, a un certo punto, la mamma doveva finire dentro a uno di questi studi clinici e lei, sapendo di questa cosa del placebo, si infila nello stanzino, una cosa che non esiste comunque, si infila nello stanzino, apre le buste e infila la mamma nel gruppo dei trattati. Ora, nella vita reale non ci sono stanzini, non ci sono buste, insomma, non è una cosa che si fa in quel modo, però io mi sono sentita esattamente così, ho detto io voglio ste buste, cioè io voglio, no, se dovesse capitare io non vorrei finire nel placebo, anche se so che serve. Allora, quando ho provato queste due cose, da un lato l'attrazione tra l'altro io ho detto ad Arianna che guardavo l'ora, ma non la sto guardando, adesso la guardo. Quando ho provato queste due cose, da un lato l'attrazione per cose che so che non hanno un fondamento, e dall'altro invece il fastidio per quei metodi della scienza che io so che sono giusti, ma che mi stanno stretti, mi è venuta paura. Mi sono sentita, io soffro di vertigini, e mi sono sentita esattamente come quando sto su una balaustra o su un sentiero esposto e mi sembra che il pavimento si muova e che io caschi giù. Il mio libro si chiama Vertigine per questo motivo, perché la vertigine è una cosa che è illusoria, il pavimento non si muove davvero, però se tu hai le vertigini non sei stabile, non sei proprio ancorato, no, in maniera stabile al terreno, basta un niente e tu caschi giù, è quello che ti fa paura, no? Perché ti gira la testa, ti gira tutto. Allora io mi sono detta, qua, tutti i miei anni di studio, di vita nel mondo della scienza, no? Di fatto sono 20 anni, più di 20 anni che io vivo nel mondo della scienza, tutta questa roba mi dà delle barriere, ci mancherebbe, cioè c'ho degli strumenti, però di fronte a una cosa così grossa, insomma, queste barriere un po' scricchiolano. E allora mi sono detta, qua basta che arrivi un qualcuno che mi offre una soluzione e io sono portata a, non dico crederci, ma comunque a dargli retta in qualche modo. Allora, la speranza, quindi, da cui siamo partiti, è sì bella, ma ti rende anche vulnerabile. Adesso non so se questa era l'idea, ma comunque da un punto di vista di
soprattutto quando hai a che fare con dei problemi appunto di questo tipo, ti mette di fronte a delle insidie che possono arrivare. Allora, a un certo punto, passato un po' la fase critica, insomma quella del frullatore, diciamo, mi sono messa lì e ho detto, va bene, proviamo allora ad analizzare queste forze. Sono tornata a quella logica razionale, diciamo, e mi sono messa lì e ho disegnato le forze, quelle che mi tengono ancorata al mondo della scienza, quello che io conoscevo, no? Come mondo valido, diciamo, e quelle che invece mi attirano giù verso il baratro. Le ho proprio disegnate. Ho messo la fiducia mi tiene di qua, la sfiducia però invece mi attira o mi spinge via. Appunto i metodi spietati della scienza un pochino mi spingono via e però poi sono quelli che ti salvano, insomma, quindi ho disegnato tutte queste forze, ne è venuto fuori appunto un libro, ogni capitolo è una di queste forze. Non vi racconto le storie, però vorrei raccontarvi invece alcune storie che ho messo nel libro e che raccontano di come la scienza ha costruito un sistema per riuscire a dare delle risposte valide ai vari problemi che ci troviamo a dover affrontare. Allora, la prima storia ha poco, anzi ha molto a che fare con la scienza, ma non tanto con questi metodi. È una storia che è capitata l'anno scorso più o meno, l'avevo raccontata nel podcast. A un certo punto una ricercatrice, una virologa croata, scopre di avere per la terza volta una recidiva di un tumore al seno che aveva appunto già avuto in passato. Di fronte a questa recidiva, lei dice: no, io non voglio più fare le cure, insomma, previste, voglio curarmi da sola. Lei è una virologa, va in laboratorio, fa come in Grey's Anatomy, che vanno in laboratorio, paciugano un attimo e poi escono fuori e abbiamo curato il Parkinson in mezz'ora. Vabbè, scusate, Grey's Anatomy è un attimo presente, diciamo, come elemento. Allora, a che ora abbiamo iniziato? 24? Ah, va bene. Ah, ok, va bene. Allora, 10 minuti, va bene. Lei va in laboratorio, si crea dei virus e se li inietta nel tumore. Sono passati 4 anni e lei sta bene. Questa è la notizia che è stata data sui giornali. Quando io l'ho vista, io ho detto, sì, bella roba sta roba, no? Poi sono però andata un po' a scavare, a capire un po' qual era la storia. Allora in realtà è una vecchissima teoria per cui alcuni tipi di virus hanno un'attività oncolitica, si dice, cioè vanno a uccidere le cellule tumorali. È una teoria appunto abbastanza vecchiotta, hanno provato a capire se funziona davvero, hanno fatto diversi studi, si è visto che non è, insomma, che non è che ci siano tutti questi gran risultati, tant'è che c'è una sola terapia approvata al mondo che prevede l'uso di alcuni virus per fare questa cosa e comunque non è la prima linea, insomma è una terapia già un po' secondaria. In compenso esistono diverse aziende che vendono sotto banco questi virus che hanno base in Lettonia, in posti dove magari le regolamentazioni sono un po' meno stringenti che da noi e che ti vendono questi kit, te li mandano a casa, si infilano magari nei gruppi di Facebook delle persone che hanno un tumore, ogni tanto ti buttano lì, no? La DV, compra i virus che ti curano i tumori. Quindi lei, leggendo queste cose, ha detto, vabbè, ma io me li faccio da sola, se li ha fatti da sola, se li ha effettivamente iniettati, poi però ha anche fatto le cure che erano previste per quel tipo per quella recidiva lì, a quello stadio, e alla fine è vero che sta bene. Sono passati 4 anni e sta bene, non ha più avuto altre recidive. Però possiamo dire che sono stati virus? No. Non possiamo dire niente, perché? Perché lei non ha fatto un esperimento. Lei ha preso una roba e se l'è iniettata, campione 1, non c'è un controllo, tra l'altro
lo stesso paziente è anche lo sperimentatore, cioè una roba che è totalmente fuori da qualsiasi logica scientifica, e quindi noi possiamo essere contenti per lei, ma non abbiamo delle cose che ci aiutano a capire se di fronte a un tumore simile al suo possiamo curarlo in quel modo lì. Bisogna fare degli esperimenti. Allora, il primo a costruire un esperimento fatto più o meno come si deve è stato un chirurgo scozzese, 1700, si chiamava James Lind. Questo chirurgo scozzese stava sulle navi, quelle che, insomma, degli esploratori, e all'epoca i marinai vivevano molto male, mangiavano molto male, avevano tutti lo scorbuto, che è questa malattia che adesso sappiamo che deriva da una carenza potente di vitamina C, all'epoca non sapevano che cos'era, e lui ha detto va bene, facciamo un esperimento. E quindi ha preso 12 marinai, li ha divisi in 6 gruppi di 2, a ogni gruppo dava la dieta base, che era una roba terribile, più qualcosa, dove il qualcosa era acido solforico, acqua di mare, insomma robe che magari non miglioravano la situazione, però poi a un gruppo ha dato 2 limoni e un'arancia, e quel gruppo lì stava meglio, forse anche perché non si beveva l'acido solforico, però comunque stava meglio. E quindi lui alla fine, avendo questa cosa del controllo, ha detto, beh, la frutta, le arance, gli agrumi in qualche modo combattono lo scorbuto. Non sapeva ancora che era la vitamina C, non si conosceva, però era riuscito a capire confrontando, facendo un esperimento appunto con i confronti, questa cosa. Primo, diciamo così, studio clinico della storia. Ce ne sono stati altri, ovviamente, man mano aggiungevano sempre pezzi. L'ultimo, arriviamo più o meno, insomma, nei nostri anni, arriviamo a metà del Novecento, quando finalmente si è costruito il primo studio clinico randomizzato, doppio cieco, insomma quelli che fanno adesso, per la tubercolosi, per un farmaco per la tubercolosi, dove sostanzialmente si è capito che si dovevano fare dei gruppi, uno col placebo, uno con il trattato, che la composizione dei gruppi doveva essere creata in maniera randomica, e quindi non io scelgo e metto nel gruppo dei trattati non so, la squadra di calcio giovanile e nel gruppo del placebo l'ospizio, per dire, ma cerco di creare i gruppi in maniera omogenea, in modo da avere delle risposte. Tutto questo percorso, che è partito dal Settecento, è arrivato fino a metà del Novecento, quindi insomma 200 anni di aggiunte, no, di lavoro per cercare di migliorare il metodo, è servito ad arrivare ad avere delle risposte, che siano delle risposte affidabili. Perché se tu non applichi tutte queste accortezze, tu sei come la scienziata croata che si fa un qualcosa da sola. Non hai una risposta. Tiri i dadi e vedi come va, ma non puoi sapere se il risultato dipende dall'azione che tu hai fatto. L'unico modo per saperlo è quello di applicare tutti questi correttivi. Vi racconto ancora una storia che ha a che fare con questi correttivi, e la storia vede come protagonista un salmone morto, comprato come qua sotto al mercato del pesce, da un ricercatore che doveva tarare una macchina per la risonanza magnetica funzionale. Risonanza magnetica funzionale sono quelle cose che ogni tanto vediamo sul giornale, dove vedete un cervello con le aree colorate, non so se vi è mai capitato, e il titolo in genere è qualcosa tipo ecco cosa succede al cervello quando ci baciamo, quando facciamo giardinaggio, quando pensiamo a cose belle. Si illuminano, poi non si illuminano davvero, però insomma loro colorano, no, queste aree del cervello. Lui aveva comprato questa macchina, doveva tararla, insomma doveva fare proprio le prove, quindi gli serviva un campione simile a un essere umano, che avesse delle caratteristiche simili agli esseri umani. Alla fine ha fatto un po' di prove, la zucca, la gallina, ha provato un po' di roba, alla fine ha detto no, salmone. È andato, ha comprato un salmone morto, l'ha messo sotto la macchina, e poi gli scienziati, non so se ci sono degli scienziati qua, ma gli scienziati sono dei personaggi particolari. Per cui ha detto no, ma io devo fare l'esperimento nelle condizioni in cui
lo farò poi con gli esseri umani. E l'esperimento prevedeva di far vedere alle persone delle foto di gente felice o di gente triste e di registrare la reazione del soggetto di fronte a queste foto. E quindi sto qua si è messo a far vedere le foto al salmone morto, dicendogli guarda le foto, e registrava. Sembra matti, però vabbè, lo sono, spesso lo siamo. Registra tutto, boh, finisce lì, tara la macchina e va bene. Poi a un certo punto riguarda le immagini e vede che di fronte alla foto di gente allegra o triste, non mi ricordo quale delle due, il cervello del salmone si era acceso. Cioè c'erano delle macchie accese nel cervello del salmone. Che miracolo, è resuscitato, l'abbiamo svegliato. Va a vedere e alla fine ha capito che c'era stato un errore di tipo statistico. Perché? Perché ogni test che noi facciamo porta con sé degli errori che non sono strumentali necessariamente, sono proprio statistici. In questo caso questo tipo di esame fa un confronto continuo tra un pixel e l'altro, per dirla semplice, del cervello, e quindi a forza di confrontare, un po' come nel telefono senza fili, a un certo punto compaiono delle cose che non ci dovevano essere. E quindi quello era un errore, ma di fronte a un salmone morto, tu te lo fai venire il dubbio e vai a vedere, e dici ma no, non è possibile che ci abbia il cervello acceso, e quindi capisci che c'è stato un errore e che devi applicare dei correttivi per tornare, insomma, a vederlo morto come doveva essere. Ma se lì sotto ci fosse stata una persona, vabbè, si è accesa quell'area, vuol dire che quando vede le persone tristi, allora gli si accende quell'area del cervello. Andando a vedere all'indietro gli studi di risonanza magnetica funzionale per capire se avevano applicato quei correttivi lì, ha visto che il 40% non l'aveva applicati. Quindi noi magari abbiamo letto che quando ci baciamo, quando facciamo giardinaggio, ci si attivano delle aree del cervello che però non si erano attivate, come nella storia del salmone. Allora, e arrivo al fondo, tutta questa storia breve, però insomma, anche magari un po' strana, ci porta a capire che la scienza usa dei metodi che sono effettivamente spietati, però lo fa perché quello che ci interessa non è vedere delle cose che non ci sono. Noi non vogliamo vedere il cervello illuminato del salmone se non è illuminato davvero. Noi vogliamo descrivere la realtà e possibilmente trovare delle soluzioni che siano, nel caso della descrizione, il più fedele possibile a quello che è davvero, nel caso delle soluzioni, il più utili possibili. E l'unico modo per farlo è usare questi metodi spietati della scienza, che possono non piacerci, ma che insomma, non abbiamo tante alternative, non esiste un'alternativa a quella cosa lì, se vogliamo avere delle soluzioni e delle descrizioni che siano il più possibile fedeli alla realtà. E quindi il finale di tutta questa storia è che la speranza è appunto è un bel sentimento. Io continuo ad averne anche un po' paura perché ho provato quella vertigine lì che non mi piace, e però di nuovo non possiamo fare a meno della speranza, perché se fai a meno della speranza ti butti davvero nel baratro volontariamente, non devi scivolare. Ma se non vogliamo essere ingannati dal ciarlatano di turno, adesso poi nel libro parlo di tante cose, parto da Di Bella, Stamina, insomma, quindi racconto anche i casi grossi dove ci sono stati dei grandi inganni, no? E delle grandi illusioni che poi hanno portato a delle grandi delusioni. Quindi se non vogliamo cascare nel baratro di questi qua che ci offrono la soluzione semplice ai problemi complessi, noi dobbiamo trovare il modo di esplorare questi sentieri esposti della speranza, ma avendo un imbrago, insomma una sorta di corda sicura che ci permette di non cascare giù nel baratro. E questa corda sicura per me è la scienza, con tutti i suoi metodi spietati, e però, come si dice, spietati ma giusti. E quindi
chiudo qua con questa cosa. Grazie.